Ben ritrovati, signori. Allora, quest'anno si prende la bici e si va in Giappone, va bene? Se arriva in Giappone non si sa. Io non vi prometto niente, ragazzi, Ci saranno 2000 imprevisti, probabilmente morirò. Quest'anno l'unico obiettivo è quello di partire e sarò soddisfatto e cercherò di arrivare il più lontano possibile. Questo viaggio sarà proprio un salto verso il mio destino. Voglio vedere che succede. Un salto verso la vita. Che succede se uno stronzo prende una bici e pedala fino all'altra parte del mondo? Stamattina, ragazzi, a parte ho dormito un'ora, penso. Dovevo uscire più tardi, a un certo punto ho detto esco perché sennò. Poi per fortuna io quando mi succede così spengo la testa e mi butto. Ho preso la bici, ho cominciato a pedalare, ho trovato altri ciclisti, abbiamo chiacchierato, mi sono sciolto un po', poi è uscito il sole e mi sono sentito libero. Sono entrato nel forno stasera, ho comprato 2 pezzetti di pizza e il signore mi ha regalato un dolcetto. Sono troppo contento. Basta poco per farmi felice. Basta un dolcetto ogni tanto, sai? E piano piano ora mi imbosco qualche botto qui. Oggi siamo a 100 km da Zagabria. Abbandoniamo la Slovenia, che per ora mi ha dato tante gioie, e si va in Croazia. Poi c'è la parte più dura della giornata, smontare la tenda. Un gruppetto di giovani ciclisti. Slovenia, terra di ciclisti. Colazione sana, quest'anno voglio mangiare sano. L'anno scorso andavo su a cioccolata, invece quest'anno mi do alle proteine, i fiocchi di latte, lo yogurt magro. Ciclabile strada.
La strada è grande quanto la ciclabile e la ciclabile quanto la strada. Allora, che vogliamo fare? Italia, che vogliamo fare? Guarda che puttana siamo dietro, ma che... E se non c'è la pista ciclabile, c'è il disegnino della bicicletta per terra. Vuol dire che lì si può andare la bicicletta. Benvenuti in Croazia. Piazza principale Zagabria. Temporale? Scappiamo. Peccato che stia venendo giù il mondo. Madonna, una scrosciata così non l'avevo mai presa in tenda. Poi fulmine. Bel casino, vai. C'è tutta l'acqua nella tenda. Però dovrebbe essere passata, via. Quindi ora mi sistemo un attimo e vediamo di da lì. Probabilmente vedendo questo bel sole non lo direste mai, ma stanotte è venuto giù il cazzo di mondo. Anzi, il cazzo di universo è venuto giù. Mi ha piovuto nella tenda. Tuoni, fulmini, un casino. E mi sono anche un po' cacato addosso, non mi vergogno a dirlo. Però l'abbiamo sfangata anche questa volta, questo è l'importante. Ciao, sono Paolo. Ho avuto la buona idea di andare in Giappone in bicicletta. Mangiamoci su. Filippo Viani. Noska, Novika Bronovac. Ale, ale! Oh, se Dio vuole stanotte non piove, speriamo. Previsioni non lo guardate, ma il cielo non mente mai. E poi mi fa male il culo, oggi proprio faceva male il culo. Spero sia questione di abituarsi un attimo a questo nuovo stile di vita. Io vi do la buonanotte, intanto mi guardo il tramonto. Abbiamo deturpato un altro campo di grano con la nostra presenza. Ennesima sosta. Oddio, c'è un caldo, ragazzi, muoio. Siamo sul confine con la Serbia. Però c'è una fila di camion che non finisce. Andiamo a vedere. Io ci provo. Se mica voglio cammina solo. Insomma, gli ho fatto vedere il passaporto e mi ha chiesto dove vai? In Giappone. E mi ha detto da solo? Sì. E mi ha fatto andare. Timbrino. Immagino che la prima dogana non si scorda mai. Le mani messe, un cane messe, abbassa le cose. E comunque per ora Serbia ha tanti punti, le strade è un po' così, però
Ragazzi, è pieno di fontane, che è una cosa incredibile fuori dall'Italia. Insomma, la tenda l'abbiamo montata. Qui c'è pure il filo spinato, quindi ho paura che il proprietario possa essere una persona, diciamo, poco ospitale verso gente come me. Non so come definirlo, ma lascio a voi questa definizione. Siamo a 70 km da Belgrado. Oggi l'ho partito alla grande, è caldo. Buon viaggio Paolone. Stasera mi sono attardato un po' troppo e quindi mi è arrivata questa pazzerella idea di fare la notturna e quindi pedaleremo tutta la notte, così ci evitiamo anche un po' di caldo, eh? La Serbia di notte. Sta succedendo l'improbabile. Mi hanno fermato per offrirmi ospitalità, ma io ho accettato solo un caffè. E quindi sono in questa villa enorme con questi due signori. Hanno un cane gigantesco che sembra un cavallo. Che fuochi d'artificio ci sono stanotte. Stanotte è tutta una festa. Il mio primo attacco di cani. Fatto una volata, Dio Cristo, neanche Peter Sagan. Pieno di cani al giro. Mi trovi a sedere in mezzo alla strada. Attenzione! Peter Sagan! Vabbè, stanotte mi diverto così con cani. È l'una e si continua a pedalare. No, questo si erano tranquilli. Diario di bordo. Sono le 2 e comincio ad accusare. Ora mi schiodo una pennichella. Magari con una mezzorettina di riposo riesco a farmi un altro paio d'ore. Don Mattò. Che la motivo? Boh, pare stai in un film. Ale! Boh. La Serbia è un paese incredibile. Praticamente c'è una guerra tra chi va in bicicletta e i cani. Albeggia c'è quel pallido rossore nel cielo. Cari signori ascoltatori, sono le 4:30.
E chiaramente c'è un cane che mi abbaia. Io direi che la nostra notturna è finita. Sono cotto. Mi sono svegliato e ho pensato: ah, che cazzo di caldo! Certo che in Finlandia si stava bene in questo periodo, C'era un freschino. Valletta di bello. Faccio vedere il mio nuovo amico. Caldo, Boia, perché. Guardalo lì. E ce ne sono degli altri, andiamo a vedere. Caldo, Poverino. Allora ragazzi, mamma mia che fame che c'è. Cari ragazzi, dal mondo delle pannocchie è tutto qua. Oggi è una giornata proprio di scarico perché ero cotto, quindi non ho forzato e ho accarezzato i cagnolini. Purtroppo la notturna è così, è divertente, è spassosa, è emozionante, però ti debilita un po', diciamo. Quindi stanotte me la dormo per bene e domani si guarda di pedalare un po' di più, Ma sai che bello svegliarsi ignudi in un campo di grano, fare la cacca nell'erba. Questa è vita, ragazzi. Cazzo sì. Oggi ci aspettano le montagne, la salita, la morte, la distruzione, il patimento. Attacco al trattore. Roviniamoci le gambe subito. Mi piace la Serbia, mi sento veramente a casa. Ma io lascio anche la bici così, proprio mi fido. Poi questi paesini sono così tranquilli, si conoscono tutti. Inizia a lavorare col trattore. Ale, Ale, Paolo, Ale. Questo drittone serbo che ci porterà in Bulgaria, ragazzi. Bulgaria.
C'erano tutte le sbarre chiuse, io sono passato un po' a sgamo, che me ne frega. Il timbro me l'hanno fatto. Se non mi inseguono siamo a posto, no? Via, siamo ufficialmente in Bulgaria. L'aria è buona in Bulgaria, devo essere sincero. Ah! La Bulgaria. Duro come la Bulgaria. Te guarda dove cazzo sono capitato. No vabbè, ma ti rendi conto che in Bulgaria c'è solo proprio. Ma io la vado in autostrada, Dio santo. Sono passato in mezzo a Sofia proprio a 40 all'ora, così, non ho visto un cazzo. Ma io sono contento, perché c'era un casino. Insomma, sono un pessimo turista, però che vuoi fare? Sono un bravo ciclista. Questa è la strada statale, l'unica alternativa all'autostrada. Porca troia, alla burrone. Io penso che se sta bici resiste alla Bulgaria, può arrivare da qualsiasi parte del mondo. Sono ore ed ore che pedalo su questa strada, non c'è niente. Siamo a meno di 400 km da Istanbul. Io non vedo l'ora di arrivare là. Spero la Turchia penso che sarà l'inizio del nuovo mondo. Cioè per ora no, l'Europa va bene, un po' tutto uguale. Adesso penso ci sarà qualcosa di nuovo per me. Non vedo l'ora. Sembra che stavo smontando tutto. È arrivata la polizia. Ha dato 2 colpi di clacson, l'ho guardato e ha fatto. E allora gli ho detto, sto andando. Non si può barboreggiare in giro. Guarda là. Madonna che 2 palle la Bulgaria, oh, vedo l'ora che finisca. Tutto così, tutto uguale, non c'è un cazzo di niente. E ora siamo a Trentina, forse qualcosa di più chilometri dal confine con la Grecia. Poi dalla Grecia devo fare solo anche lì 35-40 km in Grecia e poi finalmente sono in Turchia. Ora sto seguendo queste simpatiche rotaie, tutte col filo spinato. Siamo in Grecia, fanciulli, Le guerre, i miti, le leggende, gli dei dell'Olimpo. E ora ci sono anch'io, sul Monte Olimpo. Oh. Yahoo! Ci devono avere degli yogurt da queste parti, ragazzi. Scusate la battuta. Spettacolo. Sì, che dopo riempo tutte le bocce. Paesino non tranquillo di più. Bel cerino per la tenda, magari. Molto simpatico il signore. Un bel signore col baffo. Mi è piaciuto, poi ha provato anche a parlare un po' l'italiano. Simpatico, è un bel posto, mi piace. Ah, che paesino. Oh, io sono per questi posti qua. La montagna, i paesetti. Mamma mia, nelle grandi città muoio, non ci voglio stare. E poi c'è la fontana.
C'è la fontana, cioè non puoi sottovalutare certe cose. Ma guarda che pace che c'è. Mi trasferisco in Grecia? Mi trasferisco in Grecia? Eppure domani saremo già in Turchia. Ho trovato il mio posticino e ho trovato anche un incredibile tramonto. Attacchiamo la Turchia. Questo cambia veramente tutto. Tutte le carte intatte. Prima c'era un ponte, ora c'è. Mo che cazzo faccio? Dopo 1000 peripezie che vi evito di raccontare, ho trovato forse la via. Stasera che mi sono comprato 3 yogurt grechi. Voglio poter dire che sono andato in Grecia a mangiare lo yogurt greco, no? Io me li sono mangiati tutti e 3, sono una fogna. Erano buoni. Adesso per un po' siamo in Turchia, ce la dobbiamo sparagnare tutta. Non lo so, un paio di settimane di Turchia. Ma speriamo che trovassi bene, dai. Per ora la strada è bella. E quella giù dovrebbe essere Edirne. Mancano girasoli da queste parti, Io ci ripianterei qualcuno. Questo era bello grosso, Dio buono. Meno male si è fermato. Istanbul 164. Guarda questi turchi burloni che mettono le sagome dei poliziotti. Guarda che cazzo di ragni che ci sono giga enormici e ce ne sono tantissimi. Stanotte dormo tra i ragni e tu lo faresti? Dimmi un po'. Sono stato circondato dai ragni. Uno qui sopra la bici. Qua ce ne sono 2 sulla tenda. Guarda che bestia. Naccheri. Io ora qua devo sloggiare. Mi dispiace distruggervi la ragnatela, ma che vuoi fare? La vita è fatta così, 20 anni per fare le cose, 1 secondo per distruggerle. Oggi c'è un bel vento contrario. Ce la faremo ad arrivare a Istanbul?
quando la parte più dura è sempre alla fine, che mi sono portato sulla bici persi ai piani. Dopo 2 settimane mi sono fatto una doccia, ovviamente. E stanotte dormo in un letto per ben 2 notti, anzi. Questa è la prima parte del mio viaggio che si è conclusa. E ora comincio la parte un po' più arabeggiante del viaggio. Mentre ero lì che morivo su una salita, mi guardo sulla destra e vedo questo ragazzo sdraiato per terra con la bicicletta. Ci salutiamo e insomma ci mettiamo a parlare. Tassilo, anche lui sta facendo un gran giro in bicicletta, è un ragazzo di 20 anni, quindi spettacolo. E quindi ci siamo fatti un po' compagnia e poi stasera ci siamo divisi, lui andava dal suo ostello, io del mio. Il tizio alla reception non voleva farmi portare sulla bici, alla fine l'ho convinto. Ma il letto mi chiama adesso. Andiamo a fare un giro. La bronzatura che non passa di certo inosservata. Bella atmosfera, mi piace. Assolutamente spettacolare. Un po' hai paura di fare qualcosa che potrebbe infastidire qualcuno, non so, io non conosco bene la cultura, quindi. Però dentro ho visto c'è gente che dorme, comunque non so, è strano, c'è gente che prega, gente che dorme, bambini che corrono. È spettacolare.
A Istanbul i gatti sono veramente dappertutto. E voi direte Paolo, ma ti sei riposato oggi? Manco per il cazzo. Sono più stanco di prima. Ho camminato tutto il giorno, però ragazzi ne vale davvero la pena perché non mi sono mai divertito tanto girando per una città. Cioè Istanbul è veramente incredibile, c'è un sacco di cose da vedere. È così diverso da tutto quello che ho visto io finora che per me è stato veramente divertente. È una città estremamente viva, però bellissima, mi sono veramente divertito e poi le moschee sono incredibili. Ora c'è la parte più dura della giornata. Portare la bici giù al piano terra. Ma se superiamo questa, poi arrivare in Giappone sarà una passeggiata. Questo è praticamente il canale che va dal Mar Nero al Mediterraneo e nel mezzo c'è Istanbul che è proprio laggiù. Quindi adesso io vado verso di là, faccio tutta la costa e praticamente mi faccio tutto lungo il Mar Nero. Buono, Questo è ricco di proteine. Questo formaggino spettacolare, 18 proteine per 100 grammi. Incredibile, piace anche la carne. Allora, mucca si sta mangiando la roba che c'è nel cesto del supermercato. Siamo in un villaggino un po' più rustico, Guarda che stradine. Intanto a bordo strada trovo le cartucce delle pistole. C'è da stare allegri. E qui 5 volte al giorno parte la messa. Senti che casino. C'è altoparlanti in tutte le città. 5 volte al giorno parte. Oh, che nebbia, oh. Preferivo quasi 40 gradi. Piove. Se mi girano le palle io stanotte dormo nel tubo. Ci siamo capiti bene.
È ufficiale. Me la passo qua la notte. Tanto sono le 6:30. I miei 140 km l'ho fatti. Sono tranquillo. Buongiorno. La notte è andata estremamente bene. Non so neanche io come è stato possibile. Tutti in mezzo alla strada. Oh, è questo terrazzo. Per chi soffre di vertigini l'ha fatta, però. Praticamente nessuno parla inglese. Non ho beccato nessuno però che sapesse più di quelle 2 o 3 parole. E questo è un gran peccato. Sai quanti amici turchi poteva avere adesso? Ne? Buradan değil. Sahilden. Mhm. Biliyor musun? Aşağıdan sahilden. Ne? Daha güzel. Manzara. Il signore mi ha chiesto se avevo mangiato, io ho detto sì. Se no chissà che mi portava. Purtroppo Dio buono nessuno conosce l'inglese, se no mi piacerebbe parlarci. Però da quello che ho capito di là, dove devo andare io, c'è una bella strada col mare. Questo l'ho capito dai gesti. Il signore da laggiù mi ha chiamato, andiamo a sentire che vuole. At work. Ferma le macchine alla barriera quando passa il treno. Ora vediamo il treno che passa. Beautiful, beautiful. Yani memleketten buraya da kaç günde geldim. Ma qui mi guarda un po' male. Ma quello è passato bello tranquillo, io non me la sono fidata tanto. Mi fissano, mi fanno paura. Comunque spendo più o meno 6 euro al giorno tra tutto. E quindi magari me ne sto in Turchia, che ne sai? Mi piace la Turchia. Ci penserò, vediamo. Ora mi faccio tutti i paesi, poi decido quale trasferirmi. Continuiamo a sfamare animaletti in giro per il mondo. Questa sarà la mia missione. È stata una giornata incantevole, devo dire. Ho trovato un sacco di amici. Non ho potuto firmarli tutti, anche perché mi torna male, però come ti fermi, arrivano. Poi sono passato dal mare alla campagna, le colline, le mucche, bellissime. Tanta roba oggi.
La Turchia è bellissima. C'è il mare, ci sono i monti. Sai cosa manca in Turchia? Un po' di cazzo di pianura, porca. Mi aspettano 2 o 3 giorni durissimi. Non duri, durissimi. A un certo punto mi tiro nel mare oggi. Oh, questa è la soluzione. Appena comincio a fare la schiuma. La signora Moca. E ora un altro bel 2 km al 10%. Guarda lì. Ah. Vediamo come una signora impartisce l'educazione turca. Qualcuno le chiappa. Il bambino ha preso il bastone più lungo. Beh, tempo di andare, signori. Siamo a Doganyurt. Signor Cagnolino. Ah? Ma guarda che sei. Ma non ci si può credere. Che si fa? Ti metto nella borsa e ti porti a casa? Mi sento molto osservato. Questo era pieno di cani, sono tanti cuccioli in giro. Guarda che gazzellino ho trovato. Oh, ma questo è da pedalare, ma non siamo mica in vacanza! Questa è un'impresa sportiva! Si può fare il bagno? La signora mi ha portato il tè, ho speso 2 euro e qualcosa, ho preso un sacco di robe. Entriamo nel fantastico mondo dei cagnolini. Guarda qui. Come si fa a resistere? Ce ne sono così tanti, tutti carini.
Oggi non si carbura proprio. Mamma mia, c'ho un sonno. Non mi tiene più l'acqua sta tenda. Zero proprio. La Turchia cerca di fermarci, ma è solo una stupida. Perché noi siamo a 100 km dalla Georgia e non ci potrà fermare mai. Praticamente lavato qui nel bagno. Penso che mi mancheranno parecchio queste moschee. Sono così comode. C'è già aria di dogana, senti lì. Tutti sti camion messi in fila. Ultimo pranzetto in Turchia. La carne è spettacolare. Questa vegana ci ha regalato un sacco di emozioni. Cioè certi esauriti. Però siamo arrivati in Georgia, abbiamo superato tutto, adesso ho trovato un paio di amici, ma adesso li abbandono perché voglio andare un po' più veloce. Alright. Ride safe, brother. Remember corruption on the borders. A little bit of money goes a long way. That's the way! Direi che Ora ci finiamo la granitina e poi ci andiamo a vedere un po' questo bel lungomare che è pieno di cose interessanti e sgargianti e molto artistiche. Poi c'è una statua in particolare che mi interessa vedere. Praticamente è quella famosissima statua dove ci sono le due figure che praticamente si avvicinano sempre di più finché si incastrano in modo perfetto e poi si riseparano e continuano così all'infinito. Poetico, vero? Incredibilmente suggestivo, vero? E poi come sempre l'amore finisce e i due innamorati si separano. Fine della storia. Un tramonto sul Bacco.
Ma te guarda che belle scale di bambù che fanno da queste parti. Bellissime. Un maiale. Un altro maiale. Non sta più nella pelle, non sta più nella pelle. Lo vuoi un po' di panino? Dai. Bravo. E ora se ne va e non mi caga più. Sei un approfittatore. La Georgia è il primo paese dove i gelati sono stranamente grandi. E io sono molto contento di questo. Allora, siamo usciti da Tbilisi ed è ora di scoprire le carte in tavola. Noi stiamo andando verso il confine con l'Azerbaigian, ma ufficialmente tutti i confini terrestri dell'Azerbaigian sono chiusi. Questa è l'ufficialità delle cose. Però, informandomi un po' in giro, ho sentito che alcuni sono riusciti a passare. In alcuni articoli inglesi ho sentito che parecchi turisti riescono a passare, quindi adesso noi si va là, io c'ho il visto, c'ho tutto, si prova a passare. Se non ci fanno passare, si prova la carta della corruzione. Insomma, vediamo che succede. Se ci respingono, devo tornare indietro a Tbilisi e prendere un aereo e andare direttamente in Kazakistan. Tanto noi andiamo là. Perché noi non ci crediamo, le cose le dobbiamo vedere di persona. Prepariamo il passaporto, vediamo un po'. Sono alla frontiera, sono ancora dalla parte della Georgia. La polizia mi ha chiesto il passaporto, io l'ho dato e mi ha detto di aspettare, quindi ora insomma. Niente da fare, mi hanno appena ridato il passaporto e mi hanno detto che purtroppo il confine è chiuso. Devo andare all'ambasciata o a fare un permesso speciale oppure devo prendere un aereo. Adesso è tardi, quindi si torna un po' indietro e ci si va a buttare in un campo. E ci vediamo domani, signori. Missione: prendere l'aereo. Ora ci rifacciamo tutta la strada che abbiamo fatto ieri, siamo anche vicini, siamo a 60 km dall'aeroporto. E la missione di oggi è trovare un po' di nastro per fare i pacchi, di quello marrone, e delle scatole. Oh, abbiamo trovato i cartoni, eh? Siamo a 7 km dall'aeroporto, c'è un negozio di biciclette. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Abbiamo trovato anche il nostro, signore. Siamo pronti. Adesso dobbiamo solo andare all'aeroporto. È un art attack. Vediamo l'occorrente, vi serve una bicicletta da smontare, un po' di cartone e un po' di nastro. Facciamo la magia. Stack.
e la magia è fatta. Quel nastro che ho comprato non attaccava niente, quindi insomma spero che non si apra tutto. Solo che il volo ce l'ho stasera alle 10:30. Quindi ero stato tutto il giorno qui in aeroporto, vabbè. Mi riposo, mi faccio un giro, cosa devo fare? Qui c'è gente che muore di sonno, tra cui io, e qualcuno si sdraia un po' in quella. Ora tra un pochino mi ci butta anch'io. Ho trovato questo delizioso cosino al tabacchino qui davanti. La signora ha detto qualcosa tipo che si chiama French Afuri. Non lo so, però è buono. Tra l'altro questa è in assoluto la mia prima esperienza in aereo. Perché di solito viaggio in bicicletta, non so se si era capito. Magari mi cago addosso quando arrivo lassù, che lo sai. Bello, anche questo fa parte dell'avventura, eh? Trovarsi per la prima volta su un aereo. Durante un viaggio in bicicletta. Insomma. Cascherà mia. Primo volo, no, non lo facciamo cascare, dai. Come dice il cartello, I'm in Kazakistan. Ora c'ho un sonno. Sono qui in aeroporto, stanotte la passiamo qui. Dormo un paio d'ore. Portatore sano di disagio. L'atterraggio è stato leggermente brusco, però è partito un applauso spontaneo di 4 o 5 appassionati che insomma si sono sentiti rifare l'applauso. Caffettino col biscottino pucciamo stamani. Pare di stare in Italia. Oh. Guarda che giornatina che c'è ad Actao. È il momento giusto per fare un altro Art Attack. Ora, bella e montata. Intanto appena uscito dall'aeroporto devo dire che il paesaggio è spettacolare. C'è il cazzo di deserto qua fuori. Signori, dopo solo 5 km di deserto appaiono all'orizzonte i primi dromedari. Quindi adesso andiamo a conoscerli, andiamo a vederli un po' da vicino. Gli facciamo qualche domanda, un'intervista. Andiamo a vedere, sono molto curioso. Non mi sembrano molto contenti di vedermi. Vedo che se ne stanno andando piano piano, con molta nonchalance. Là c'è un cammello e il resto hanno una gobba, quindi sono dromedari, no? Ho studiato, sì. Nulla, se ne stanno andando lentamente. Non riuscivo a avvicinarmi più di 20 metri. Però va bene, ci saranno altre occasioni sicuramente. Primo supermercato in Kazakistan, una vera bomba. Ho preso un paio di mele, non sapevo come pesarle, è subito arrivata la commessa, mi ha aiutato. Sono già diventato un'attrazione turistica. Mi hanno chiesto un sacco di robe, poi volevano le traduzioni in italiano delle parole. C'è anche l'ascensore a sto giro. Yeah. Piccola ma accogliente.
Vi giuro che poi pulisco tutto, non è che... E dai, non pensate. È tutto molto tranquillo, mi piace. Guardo un po' la gente, che è una delle cose che più mi piace quando sono in giro. Ho appena visto un cane al guinzaglio. Kazakistan, uno dei paesi più civili che ho visitato finora. Uscito dall'Italia non ho mai visto un cane al guinzaglio, ma davvero. Pensavo fosse una moda tutta nostra. Questo è il Mar Caspio e io potrei andare così avanti all'infinito perché alla fine dove arrivo? C'è pochissima gente. Ah, una vera bomba, guarda, si sta da lì. Ecco, non aspettavo. Abbiamo fatto tutto, la bici è pronta, la colazione l'abbiamo fatta. Ora mi vado a fare l'ultima doccia della mia vita. O almeno per chissà quanto tempo. E ora ci aspettano 2000 km di deserto. Spettacolo. Qui al supermercato di Actao ormai sono una celebrità. Ho salutato tutti. E ora si parte, ve lo giuro, adesso si parte. Ce la metto tutta per andarmene ad Actao, ma non è facile, sapete. Questa immagino sia la fine che fanno le macchine che si rompono nel deserto. Madonna, sto morendo. Ho fatto 85 km con 3 litri d'acqua, ma tiratissimi, ma non mi farò più cogliere impreparato. Sarà una bella prova questo deserto. C'è la gente che va a giro col passamontagna. Assurdo. Ecco qua, questo è l'assetto da deserto. Abbiamo un 3 litri in più d'acqua. Mi sembra di aver capito che qua di turisti ne passano pochi così. Ma hanno fermato 10 persone. Ciao Italia! Ciao Italia! Ehi! Ciao Italia! Ciao, man sto!
Vai ragazzi. Chissà che cazzo c'hanno da suonare, cioè... Ton ton ton! Mi salutano tutti. Italia поедет сейчас. Italia. Italia? Pesco in Italia. Yeah? Incredibile, ma ha fermato anche la polizia. Volevano la foto pure loro. Dio buono, mi volevano andare pure un passaggio. Ma io ho rifiutato gentilmente, ho detto ma a me mi piace pedalare. E ora sono qui e ho trovato questa serie di grotte. E ora andiamo ad esplorare. Speriamo non ci sia qualche giaguaro dentro. Ma che formazione strana. Sembra calcestruzzo. Chissà gli animali che ci sono là dentro. Che figata, eh? Stanotte ci ho provato a dormire nelle grotte, ma era un po' scomodo, quindi ho pensato la tenda qui. Ho dormito benissimo e stanotte c'era un cielo stellato incredibile. Non ci si può credere quello che si vede qui di notte. Non c'è una luce chissà per quanti chilometri. Prossima città è a 120 km. Costo caldo? Boh. Ho dovuto mettere i manicotti perché mi si stavano strillando le luci. Questo qui, ieri mi sono strinato il naso, quindi ora questo qui me lo metto su. Piccola siesta, tra l'altro qui non ti puoi fermare dove ti vai perché c'è il vuoto. Se ti fermi lì in mezzo alla strada sei morto. Te guarda come mi sei arrossata la mano. Invece qui c'è proprio un altro sole, eh? Ti bombarda. Macchine rotte. E là dietro altre macchine rotte. Però guarda che canale che è questo qui. Куда едешь? È arrivato alla città dopo 150 km, sono stanco morto, solo che devo fare 3 km. La stradina sterrata chiaramente, se no è troppo facile. Ma mi sembra una città deserta, ma andiamo a vedere, se no siamo morti e moriremo di stenti. Boh, mi sa che si muore a sto giro. E qui il judo piace parecchio, eh? In tutte le città ci sono i cartelloni con appese le foto delle squadre di judo.
Solo che io continuo a non trovare un posto dove comprare acqua e cibo. Ho trovato una botteghina con dei ragazzi dentro. Ho trovato questo affare, non so nemmeno che cazzo sia. Però è buono, quindi me lo mangio. Tra l'altro i ragazzi col coltello si sono messi lì a cercare di aprirmi sta scatoletta. Madonna, qui non c'è veramente un cazzo di niente, incredibile. E penso di aver preso abbastanza acqua per domani. Perché la prossima città è a 100 km. Città. Bisogna vedere se si può chiamare città. Pedalo finché c'è luce. È così. È così in Kazakistan. Mi scappiano le labbra. E poi si mette 200 km di deserto senza niente nel mezzo. Però è incredibilmente bello. Oggi non si arriva, eh? Se non cambia il vento non si arriva oggi. Mi sta ammazzando. Diario di bordo impavido. Stiamo per decedere. Ormai me ne accorgo sempre più. La fine è vicina. Troveremo un nuovo assetto aerodinamico. Abbiamo messo tutto dietro e abbiamo lasciato libero davanti. In questo modo fenderemo l'aria come un proiettile. Questa è la strategia per ora. Alla morte. Devo dire che la modalità aereo un po' ha migliorato la mia situazione. 33 km dalla città, mamma mia, sto morendo. Sì signori, mi hanno visto qui moribondo e mi hanno dato una saccata di roba da mangiare. Ci si può credere. Forse mi ha salvato. Via, mi sento un po' meglio. Magari riprendiamo, che dite? Il paesaggio è sempre lo stesso. Oggi mi ha veramente ucciso. È un'impresa pedalare qua. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Te lo saresti aspettato che pedalare nel deserto non è una cosa facile. È tempo di andare a fare la ninna, signori. Andiamo a salutare i nostri amici cammelli. Sono enormi. Sono troppo grandi. La sconfinatezza del nulla. Non c'è nulla. Assolutamente nulla. Siamo in città. Queste panchine sono enormi e sono comodissime. Mamma mia ragazzi, ci vuole del coraggio a mettersi a pedalare con sto caldo, eh. Ma io ce l'ho il coraggio. Io ce l'ho il coraggio. L'unica cosa che non mi manca è il coraggio. Ho comprato i guanti da lavoro. Ora ci taglio le dita
perché mi si stanno stinando le mani. Circa 100 km dall'Uzbekistan. Continua la leggenda. Ho fatto altre 2 foto. Sono famoso in Kazakistan ormai. Tac. Guarda qua che guantino. Sullo stradone dove ero prima passavano le macchine. Qua non c'è un cane, se mi succede qualcosa sono finito. E appena vedono il passaporto italiano, vabbè, cominciano pizza, Milan, eccetera eccetera. Insomma, siamo ufficialmente in Uzbekistan. Vediamo un po' dove si va a finire stanotte. Siamo. Il cielo è un po' coperto. Questo ci darà un po' di sosta dal caldo magari. E oggi è un bel casino, le strade sono così, non si va da nessuna parte. Casino, pare di stare in Uzbek. 5 km all'ora sono previsti. Che strada di merda. Allora, che è successo oggi? Che ero praticamente su questa stradina impraticabile e veramente stavo andando pianissimo perché tutte buche, ma c'erano anche i camion, tutti i camion che andavano a passo d'uomo. Non mi aspettavo una strada del genere. Insomma, lì avrò fatto 50-60 km e a un certo punto mi suona questo camionista, mi avvicino, insomma mi fa capire che mi vuole dare un passaggio, no? Ho detto sì, andiamo. E nulla, gentilissimo, mi ha fatto salire, mi ha fatto spazio, mi ha dato i cuscini, mi sono scoccato anche una dormitella. Siamo andati al ristorante, quindi ho visto anche un po' di cultura uzbeka. E quindi adesso siamo sulla strada normale, quindi sono tranquillissimo. Pedaliamo un po' in questo Uzbekistan. Non so se si vede, ma questo è un tipico cimitero del deserto. Mi sono svegliato e mi faceva male una palla. E poi sono partito. Stamani, fatto 2 metri, è partito un crampo al quadricipite. E oggi sono andato a tirare via. Non riesco a pedalare. Adesso mi sono scaldato il muscolo, quindi va bene, ma se mi fermo, certi crampi dolorosi che non riesco a pedalare, è un dolore assurdo. Deve essere mancato un po' di sali. Perché chiaramente qua sto bevendo un sacco. Quindi ora si va a cercare qualcosa per reintegrare, no? Un succo d'arancia e i miei semi di girasole. Dice che c'è il 7% di potassio. E spero che mi passino i crampi, se no sono finito. Sembrerebbe andare meglio, eh? L'importanza dell'alimentazione, ma purtroppo qui un po' ti passa di mente, un po' ti devi adattare a quello che trovi. Banane, potassio, anche il zucchino le banane. Domani questi crampi devono sparire. Lo voglio solo buttare in tenda e vediamo domattina com'è la situazione, Qui la specialità è la carpa.
rifugiato in questa casetta che accanto non so bene, non capisco bene che tipo di locali ci sono qua, non si capisce, ci sono tipo delle case con delle signore che cucinano, dei divani, non so cosa sono, però ci sono. E ci ho preso una bella bottiglia d'acqua fresca. Insomma, la forma fisica è quella che è, quindi questo qua non lo so, deve essere tipo una cava. Tanto per cambiare sono distrutto, veramente distrutto. Ci sono delle strade assurde, veramente impercorribili. Eccoci qua, esattamente dove ci siamo lasciati ieri, ovvero su questa brutta strada di merda. E ora con tutta la calma e la serenità del mondo cercherò di percorrerla. Ma che vogliamo prendere in giro? Mi incazzerò come una iena. Ma te guarda dove cazzo sono finito? E qualche anno fa mi avessero detto: Paolo, tu prenderai la bici un giorno e andrai fino in Uzbekistan. Non so che cosa avrei pensato. L'Uzbekistan è l'unico paese dove si va meglio sullo sterrato che sull'asfalto. Ho speso il mio ultimo euro per questa bottiglia di Fanta. Sono andato in banca e sono fatto cambiare un po' di soldi. Penso non abbiano mai visto gli euro perché stavamo lì a sfogliare su questo catalogo, non trovavano gli euro. Non sembravano molto convinti. Probabilmente ne hanno visti pochi. Ero veramente rimasto senza soldi. Magari proverei anche un ristorantino visto che ho i soldi ora. La musica è il top, il posto è il top, andiamo a sentire che ci fa meglio. All'inizio è stata un po' una comica perché chiaramente nessuno conosceva l'inglese. C'era questa signora che cercava di darsi da fare per farsi capire. Poi a un certo punto ha chiamato il figliolo che sapeva l'inglese, quindi tramite il telefono cosa vuoi, cosa non vuoi, dicevo io mangio tutto, non ti preoccupare, portami tutto. Mi hanno portato un po' di roba e l'ho divorata. Comunque la signora stava molto simpatica. Allora mi tocca pedalare. Un salto nell'artigianato uzbeko. Ospietino uzbeko. Oggi è stata una bella giornata. Le strade erano belle e questo basta per fare contento Paolo. Bimbi, oggi Paolo vi porta a Samarcanda, siete contenti? La ruota posteriore ci ha lasciato definitivamente. Questo è quello che c'era ficcato nel copertone. Assurdo, vero? Era tutto dentro. Guarda qua che casino.
spiedini ovunque. Comunque sono degli artisti delle porte qua in Uzbekistan, eh? Vedo che ce la mettono tutta per fare le porte, però. Ma che bella cosa. Non ci devo pensare alle prossime mosse, che è come una partita a scacchi questo viaggio. Questa è tutta roba che lascio qui. Piano piano smonto tutto. Sto costruendo un mezzo che rivoluzionerà tutti i concetti di fisica, del ciclismo, di ogni veicolo. È stato un lungo processo di perfezionamento. Ci vediamo domani con il proseguio dell'avventura. Un'avventura folle che non sappiamo dove ci porterà. E non lo vogliamo sapere dove ci porterà. Orazione. Andiamo a mangiare qualcosina in questo... non so cos'è. Spero che ci sia qualcosa di commestibile. Tanta roba. Poi trovi questi gazebini che sono dei letti coperti. E che mi sono schioccato qua, mi faccio una pennichella, mamma mia come si sta bene. Gli uzbeki sanno come vivere, ti devo dire la verità. Oggi bisognerebbe arrivare su a 2000 metri, 85 km. Italiano Andriana Cilentana. Yeah. Insomma, ero qui che cercavo un posto per piazzare la tenda. Un signore mi fa un cenno, mi avvicino e insomma mi fa segno di dormire. E ora mi hanno portato in questa casina. Mi hanno steso qui il materassino e nulla, mi ha lasciato lì. E ora mi stia dando una dormita. Italia, Francesco Totti. Ora ho trovato questo spazietto, quindi mi ficco qua. Monto la tenda e good night. Ci siamo, il filo spinato ci indica che siamo vicini al confine col Kirghizistan. Bienvenidos in Kirghizistan. Adesso passiamo ad Osh. Poi ragazzi ci si prepara perché da domani fulmini e saette, eh? Domani si comincia a salire le montagne giganti. Ho preso l'ananas che la signora mi ha gentilmente aperto. Qui qua le lattine non hanno la linguetta, a quanto pare. Siete l'apri barato. Incredibile.
la bici tirata un po' così. Ci deve dare su, parecchio su. Colazione l'abbiamo fatta, ho fatto questi dolcetti spettacolari fatti in casa. Che spettacolo, ragazzi. Qua siamo tornati ai tempi di Gengis Khan, eh? Sarà arrampica, eh? Siamo già a 2400. Quanto vale il colore di questa terra? Bellissimo. Ha un contrasto con l'erba. Spettacolare. Prima cittadella in mezzo ai monti, ora ci andiamo a fare una merenda, un pranzo, una pericena e ci riposiamo un attimo. Da quello che ho capito mi portano un piatto di pasta. Il melone, mi hanno portato il melone. Bestia. Un piatto di pasta, me l'hanno portato davvero. Sembra anche buono. Beh, ho mangiato, sono pieno da morire e ora ce la fa 100 km di salita. Non ce la farò mai. E soprattutto sta per piovere. Quindi sono stragazzi amari ora. Ma noi siamo pronti. Anche perché indietro non possiamo più tornare, se no c'ero già tornato, che credo. Le riprese saranno un po' bagnate da qui in avanti. Scusateci, ma c'è un problema di regia. Io ragazzi, questa notte ho trovato casa. Tra poco viene buio. C'ho il culo a pezzi. Sono stanco. Ma che bella vista.
Però non venga a rompermi i coglioni nessuno, ma anche fosse sarebbe peggio per lui. Perché io devo dormire. E qui fa un cazzo di freddo allucinante. Comunque, l'avventura è questa. Ora noi sbarriamo la porta e difendiamo la fortezza ad ogni costo. Ma i posti qua sono una cosa allucinante, non ci si crede. Ci sono delle montagne assurde. Poi è tutto così desolato, c'è un'atmosfera, ci sono questi uomini a cavallo. Se sopravvivo oggi potrei ancora morire domani, ma se sopravvivo anche domani è fatta. Siamo a 3500 metri e non mi sento più i piedi congelati. Modalità neve. Siamo passati dal deserto 40 gradi a qui che sarà 0 gradi. Oh, se non di meno. Ma si vedono le pecore? Guarda là che lavoro. Guarda quanto sono. È incredibile. È arrivato uno, ha visto che tremavo dal freddo, mi ha regalato il giacchetto. Guarda lì. Poi mi sono comprato i guantini. Chi se l'aspettava? Rischiamo di chiappare il temporale. Dopotutto, ragazzi, se non si rischia nella vita, che gusto c'è? Ah? A te che spettacolo di colori. C'è il verde del pratino, il rosa rosso della terra, poi c'è il pesce dell'acqua, laggiù abbiamo il giallo e lì un gregge di pecoroni incredibile. Guarda che spettacolo. È incredibile sto posto, ragazzi. Così tra le montagne a 3000 metri. Anzi, 3200 in questo momento. Veramente bello.
Guarda quelle montagne laggiù. Chissà quanto sono. Grandina. E mo so cazzi amari. Però meglio la grandine della pioggia, ti devo dire la verità. Almeno non mi bagno. Mi sono riparato dentro il condotto qua, dalla grandine. Ma sai qual è la cosa più bella? È che anche loro ci hanno pensato. Tuoni, lampi, fulmini, saette, meglio non stare fuori che. Qui siamo in un campo aperto. Primo fulmine che casca me lo chiappo io sicuramente. Guarda che casino. Almost. Manca l'ossigeno, ce la faccio più a pedale. Cazzo. ...3.776 metri. Questo dovrebbe essere, si spera, il punto più alto. Ok. Ovvio, ragazzi. Siamo a 3.000 metri, quindi stanotte farà un freddo boia. Che vi devo dire? Qua è uno spettacolo. I paesetti sono molto affascinanti, le persone sono molto affascinanti. C'hanno dei visi spettacolari. Vado a letto, che è meglio, eh? Questo è l'alba a 3.000 metri. Devo dire che la notte è andata molto bene. Pensavo di morire di freddo, invece grazie alle mie tecniche avanzate di survivals sono riuscito a sopravvivere. Oggi non c'è una nuvola. Guarda le montagne. Si vedono da dietro. Questo è il posto che fa per me nella vita. Guarda, le montagne, poca gente, un buon supermercato, ti devo dire la verità. C'era veramente tutto, era una baracchetta di queste. Paninello, formaggino e salsiccina. Vedrai. Via signori, è tempo di andare in Cina, eh? Dio buono. Tu immagini non ci fanno passare? Qui c'è il confine del Kyrgyzstan. Quindi ora Vediamo un po' se ci si va, ragazzi. la bandiera cinese che sventola. Ragazzi, è stato un parto assurdo, ma alla fine sono entrato, ho fatto tutti i cazzi e mazzi
E qua sono in una città, dovrebbe essere abbastanza grande. Primo campeggio in Cina, proprio siamo a 400 metri dalla stazione di polizia, proprio irrispettosi sin da subito proprio. In Cina non scherzano col campeggio. Vabbè, magari non ti mettono in galera la prima volta, dopo forse sì. C'è un controllo, c'è una polizia in giro, assurdo. Ci sono le squadriglie che girano armate per strada così col mitra. E ci sono i poliziotti che non mi staccano gli occhi di dosso, veramente. Ganzo solo stai lì a cercare di capire cos'è la roba. Perché? Ora come soffici, sembra una spugnetta. Poi c'è questo nastro continuo che ripete la stessa frase in continuazione. Probabilmente fanno il lavaggio del cervello alla gente. Via, siamo partiti. Stamattina sono presa con calma perché è tutto un altro mondo qui. Vediamo cosa ci riserva la Cina. 安全车距，为民驾驶。哎，欢迎来到外围。啊。Bisogna adesso entrato nel caffè. Sono inventati, rovino che passo giù con la mano. Insomma, mi ha già chiesto il passaporto 2000 volte, mi ha fatto già girare le palle. Tutte le volte ti fanno scendere, metti la bici là, ti fanno andare nell'ufficio, fai vedere il passaporto. Pare, so, sta in galera. Una vitaccia in Cina, eh? Bello, è enorme. Poi là c'è la statua del dittatore di turno. Siamo in banca, tutti mi guardano come se fossi un matto. E ora aspettiamo il nostro turno, ci abbiamo il numerino e andiamo a scambiare i soldi. Mamma mia che parto, ragazzi. Qua in Cina qualsiasi cosa vuoi fare è una roba clamorosa. Mamma mia, le scartoffie, e poi dove dormi stanotte? E io viaggio con la bici, non ho un hotel. Tutti vogliono sapere dove dormi, ti vogliono sempre trovare. E quindi ci ho messo 2 ore. Poi c'era la ragazza lì allo sportello, mi guardava e non riusciva a smettere di ridere. Forse non lo so se è una cosa positiva. Che è tutto così assurdo veramente, la Cina. Ma anche la Cina. Cioè. Che sarà? Stanno seguendo. Appena mi fermo loro si fermano. Assurdo. Ragazzi, mi stanno seguendo, guarda la macchina bianca qua dietro con la targa verde. Sta a vedere, Ora più avanti mi fermo. Eccoli, Eccoli
Eccomi laggiù. Stanno continuando a seguirmi. Prima mi sono fermato, sono entrato in una vietta e loro si sono fermati lì. Io ho bussato al finestrino, fanno finta di chiamare, fanno finta di temporeggiare. Poi appena sono ripartito, sono ripartiti anche loro. Adesso stai a vedere. Ora giro qui. Da vedere, Eccoli là, hanno girato adesso. Io giro e mi fermo. Vediamo che succede. Da vedere, Eccoli lì, Eccoli, guarda. Mi ha visto con la telecamera, però vedi si ferma lì. Eccola. E ora finché non riparte lui rimane lì. Andiamo a salutarlo. Questa è la targa. Hi! How are you? Huh? 拍个照片， Yeah? No, sorry. No. 我们一起拍一个嘛。 I'm sorry. 啊，哈哈 Are you a policeman? 哎，不要看了，不要看了。 Policeman? Yeah? Yeah, you need to follow me. Yeah? Hi. Are you a policeman? Chinese policeman? They are following me for all the time. 听不懂，听不懂。 They are policemen. Look at me. Hey, look at me. What? Hey. Why you follow me? Why you follow me, man? Why you follow me? Huh? Why you follow me? Are you a policeman? 走吧。 Look there. Welcome in China. Hai capito? Questi cazzo di cinesi che fanno? Guarda, sono ancora lì, E finché io non vado, loro rimangono lì. Sono ripartiti insieme a me, È una follia qui, Mamma mia. Ecco, sono i ragazzi di prima. Adesso è arrivata la macchina della polizia. Mi ha detto d'accostare. Mi sono fermato e poi nulla, è sceso un ragazzo col traduttore, mi ha detto aspetta un minuto, e subito dopo è uscito un altro che mi ha detto di andare pure. Non lo so ragazzi, ma qui c'avevi paura in sto paese. Comunque per adesso mi hanno mollato. Ho fatto 40 km per levarmeli di dosso e ora continuerò, vediamo dove si va a finire. Roba folle. Guarda lì. Io non so come fanno a trovarmi ragazzi. Io mi ero nascosto qua in un vicolo. È arrivata la pattuglia della polizia. Poi sono arrivati questi 3 agenti seguiti con questo ragazzo che mi ha seguito tutto il tempo. Assurda sta cosa. Sono venuti qua. Dove vai? Cosa fai? Io non me la sarei mai aspettata una roba del genere. A me stanno facendo girare il cazzo. Vado in galera già di questo. Sta passando veramente la voglia di stare in questo paese di merda. Cioè, sono braccato dalla polizia. Ma sai quanti agenti mi hanno fermato oggi? Eccoli, Eccoli di nuovo. Ce l'ho in un'altra macchina dietro, stavolta è nera. Mi sono fermato un attimo a regolare la sella. Sono fermati anche loro. Sono ripartiti anche loro. Mi sono fermato un attimo, subito la polizia si è fermata. Mi stanno seguendo ancora. Mi stanno veramente girando i coglioni. Eccoli là. Hanno rifatto il giro. Eccoli là. Aspettano me che parto per venirmi dietro. Robe da matti. Come on guys, let's go. Come with me. Postino di blocco, la slava del passaporto, come da prassi. Insomma,
mi hanno passato questo al telefono, parlava un po' di inglese. Mi ha detto se avevo bisogno d'aiuto. Io ho detto no, basta che mi levate la polizia di dietro. Lei mi ha detto no, non c'è la polizia che ti segue. E poi io ho continuato, sì, è pieno di polizia che mi segue. E lei mi ha detto questo è il normale controllo di ispezione. Cioè, ti rendi conto? Io ho detto io sono venuto in Cina per turismo. Mi state rendendo la vita impossibile. E mi ha detto tu puoi andare dove vuoi. E io ho detto se lo sapevo non ci venivo. Sono passati due ragazzi, ma non mi ha sentito parlare inglese. Ti giuro, hanno fatto oh, veramente è assurdo. E c'è sempre la polizia alle calcagna. Stanotte sarà dura trovare un posto per mettere la tenda, ma io ho già dei piani in mente. È un viaggiatore cinese e mi sta offrendo un po' di cocoma. Sì. Ho fatto la mia mossa, signori. Ho usato tutte le mie abilità per nascondermi a me. Madonna se mi sono imboscato stanotte. Ho paura che mi venissero a prendere. Mi sono fatto un trekking di un quarto d'ora.你能看到自己吗？看得见啊。好像是逆光。Sta arrivando una tempesta. Non ho neanche montato la tenda perché non potevo. E ora è arrivata una tempesta assurda, c'è un vento che tira, mi sono messo sotto il telo e stanotte vediamo di cavarcela così, ragazzi. Eccoci qua. La tempesta si è fermata un attimino, si è placata un attimo, veramente c'ho la sabbia anche nel buco del culo e ora mi sono allontanato un po', qua sono riparato, ci sono delle dune. Un quarto all'11 mi sono accampato. Praticamente ho incontrato questi due ragazzi cinesi e poi siamo andati a cena. C'era il posto di blocco della polizia. Ci hanno visto, mi hanno chiamato, passaporto, tutte le segate. Anche loro hanno chiesto i documenti perché erano insieme a me. Telefonate. È arrivata altra gente, sono stati 10 poliziotti. Mi hanno detto, io con quell'hotel non ci potevo dormire, che devo andare in un altro che dicevano loro che era più bello. E io mi sono incazzato, ho preso e sono scappato, sono andato all'hotel. Quando sono arrivato in hotel c'era la signora dell'hotel lì che parlava al telefono con la polizia. Quindi mi hanno detto di andare via, che non potevo stare lì. E sono andato via. Sono scappato, poi mi sono subito ficcato nel deserto col buio, non mi hanno visto. E quindi ora siamo qui. Vediamo oggi che ci capita. Madonna ragazzi, qui è una sfida veramente.
Sono un fuggiasco in Cina, cioè ma ti rendi conto? Hanno fermato al posto di blocco come al solito, adesso questo fa una telefonata. Me ne sono scappato, ragazzi. What? What? What do you want? 马上1分钟1分钟。打电话。call me. 马上1分钟1分钟。准备走了哈，不听话。好。他现在着急开妻子行车走了，准备他不听都不听。 I don't know. It's almost what? It's almost ready. What? 最多5分钟。 This country really sucks, really. I know. This country is shit. 马上。 Okay. Can I go where I want? No. Why no? I can't go where I want. Wait a minute. Okay. Stand here. Act in this direction, but can I go where I want? Can I go there? Why not? There. Yeah, 5 minutes. Yeah. yeah. Ooh. You don't speak Chinese. I don't speak Chinese. Aspetta, mezz'ora che siamo qui. You're set on woman. Set on car. Yes or no? No. English. I don't know what you want from me. I don't know what you want from me. No. Hey, stop now! I'm going now! Porco brutti stronzi. Figli di mi volevano portare con la macchina in un'altra città, ma che cazzo volete da me? Ora mi seguono, Ora chiaramente c'ho la macchina dietro. Mi seguono. Chissà che cazzo vogliono. Come mai non mi vogliono far andare di qua? Che succede di qua? Che ci avranno da nascondere questi cazzo di cinesi? Ragazzi, sto paese è veramente una merda. Pensa che ci devo stare un mese? Bestia. Sono un hotel. Praticamente mi hanno detto che non posso stare lì perché ci sono gli hotel per stranieri e gli hotel per i cinesi.
no, I don't speak Chinese. 这个国语听不懂吗？ I don't speak Chinese. 等会儿啊，这个多少？ No, 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 no. Well, no, you can take 不 photos. 行吗？ No, no, no. 你是从哪个地方过来的？ I don't speak Chinese. 'Ora che è successo oggi? Ero braccatissimo dalla polizia. Allora ho preso un ponticello solo per i pedoni e me li sono seminati, ho preso una stradina sterrata. E insomma questo bambino mi ha raccattato e mi ha fatto capire che mi voleva dare da mangiare, mi voleva dare l'acqua. Allora mi sono andato. E insomma è arrivata tutta la famiglia, mi hanno offerto da mangiare. E a un certo punto però è arrivata la polizia. Io non so che è successo. Come fanno a beccarmi? Io penso che la gente li chiami. E siamo a 3 volte. Sono stato lì 3 ore con la polizia a discorrere, cosa fai, dove vai, chi sei, cosa vuoi. E veramente ho detto ora mi prendono e mi portano da qualche parte. Invece ragazzi a un certo punto hanno detto qui non c'è niente di sbagliato e ce ne andiamo. Questa famiglia poi dopo col traduttore mi ha detto c'è proibito ospitare gli stranieri, hai capito? Loro mi hanno dato una caterba di roba, mi hanno dato pane, c'ho un cocomero dietro, incredibile, c'ho un cocomero sul portapacchi. Ma sono qui nel campo, c'è la polizia che mi cerca, c'è un ragazzo lì che sta girando per qua per vedere se mi trova, e ora mi trova. Stanno girando nei campi per vedere se mi trovano, è incredibile. Per ora è andata bene, ma boh, è una follia. You need some water. I have inside the room. In room. Yeah, got it. You can take it to here. Yeah, thanks. Ma ha beccato la polizia nel campo e ha detto che dovevo andare in albergo, però era tardi e sì che mi hanno fatto dormire in caserma. E vabbè, è andato tutto bene, sono stati tutti molto gentili, figurati, mi hanno dato la stanza apposta. Adesso stamani mi hanno fatto andare, però praticamente c'ho già la macchina dietro che mi segue e mi seguirà per tutto il giorno, penso. Che ti devo dire? Vado nella città che mi dicono loro, lo accettiamo purtroppo. Questo paese è così, gli stranieri devono essere sorvegliati, che ti devo dire? Poi gli sbirri a un certo punto mi hanno mollato, no, sono da solo adesso. Anche perché la strada è una, è dritta, piena di telecamere, insomma. È un vento assurdo, vado a 2 all'ora. Cioè faccio anche andare dritto. Oggi non si pedala, c'è nulla da fare. Io rimonto la tenda e mi picco qua. Ma qui sta venendo un cazzo di uragano, ragazzi. Io me ne sto in tenda oggi. Avete capito un po' qual è la situazione in Cina? Qual è la situazione per me che devo pedalare qui? Ho chiamato l'ambasciata mi ha detto la Cina è tutta così, loro devono controllare i turisti, mi seguono un po' per questo, un po' per il visto e vado a prendere il treno. Insomma, sono entrato nella stazione di polizia, sono piccole stazioni, no? Sono andato a chiedere dov'era la stazione del treno
Sono entrato, c'era un mega schermo con 20 telecamere, 20 schermi con tutte le telecamere, vedevi tutta la città, mi hanno mandato subito fuori. Via, via, via. Chissà quanto sarà difficile prendere un treno in Cina, andiamo a verificarlo. Insomma, qui per prendere un treno è peggio di prendere un aereo nel resto del mondo. Sono i tornelli con le telecamere, il passaporto, qui e là. Mi hanno fatto smontare tutta la bici. Ho ficcato tutta la bici dentro il rullo infrarossi, una cosa assurda. Mi hanno perquisito, volevano sapere se c'era l'acqua dentro le bottiglie. Ha fatto vedere che c'era l'acqua. Poi mi hanno pesato, mi hanno fatto andare sulla bilancia, mi hanno pesato. Col metal detector mi hanno guardato da tutte le parti, mi hanno fatto svuotare tutte le tasche, davanti, dietro, mi hanno pesato. Che pensavano che ci avessi? Insomma, mi hanno fatto svuotare tutto, mi hanno sequestrato i power bank. Perché la massima potenza è di 100 watt, quelli là erano 111, mi hanno sequestrato i power bank. Ok, allora a quel punto mi sono veramente girato le palle. Volevo fare 1.000.000 di chilometri. Però basta, ho deciso che prendo il biglietto e vado direttamente a Pechino e prendo l'aereo e me ne vado in Giappone, perché questo paese mi sta mandando fuori di testa veramente. Ci sto male, sono nervoso e non mi sto proprio divertendo a questo posto. Quindi basta, me ne vado in Giappone. Poi ci sono tutti questi stronzi che mi fissano. Vorrei andare lì e prendere tutti a sberle, guarda. Basta, sono troppo nervoso in questo paese. Chissà quanto c'è da tribolare per prendere l'aereo. Io adesso non ci voglio neanche pensare, guarda. Gli sbirri ci hanno raggiunto anche qui. Ero qui seduto a farmi i cazzi miei, è arrivato questo. Dove vai? Cosa fai? Perché sei qui? Mamma mia. Ragazzi, spero che tutto questo finisca veramente in fretta, perché cioè non c'ho più voglia di questo paese di merda, veramente.外刮到这里那个，然后起形的。这是户外用的。 Hello。我说那个户外嘛，搞直播嘛，说的。对。来中国的都搞户外的多得很。对的，好了，谢谢。我把啥就当事就看了。没有。哦，照可以。Hello。前人袁洪强，中国人袁洪强的刚好。Can you say 啊 pizza merda? 袁洪强 Pizza merda. 什么意思 Pizza merda. Pizza merda. Pizza merda. Pizza merda. Anch'io prendo il treno come un vero cinese. C'è un cazzo in Cina, c'è un cazzo di niente. Sappiate che sui treni cinesi non si può portare la bici. Mi ha fatto smontare le ruote. E magari mi hanno anche agevolato un pochino, me l'hanno fatta portare su.
siamo arrivati a Pechino, questa è l'atmosfera, un po' grigio. Come tanto io scarico la bici, parto all'aeroporto, non voglio vedere nulla di questo. Voglio di essere arrivato a Pechino e non aver visto un cazzo di niente. E se per caso capito sulla muraglia cinese, ci faccio una cacata sopra. Così per spregio, È incredibile, sono sceso dal treno, 3 poliziotti non mi hanno neanche chiesto il passaporto, mi hanno solamente aiutato a montare le ruote della bici. Guardalo qui che trabicolo che guida. Io no, darei un calcio si riparterei. C'è andato all'aeroporto di qua. Ragazzi, non c'è tempo da perdere, questi semafori rossi. Lì. Ce la fa 5 km. Lei l'ha fatto tra 2 ore e mezza. Abbiamo 2 ore per imballare la bici e il tempo è contro di noi. Il cadellino sa qui. Che corsa l'ho fatta? Sei arrivato al check-in con 2 minuti. Con 2 minuti mi mancavano, chiudevano, non facevano più salire. Ho fatto una corsa assurda e mi sono venuti pure a prendere perché ero in ritardo e ci siamo fatti una corsa con l'assistente di volo fino all'aereo. Ragazzi, siamo al Giappone. Ma lo possiamo dire? Ma vaffanculo alla Cina. Hanno veramente tirato dentro. 5 minuti e mi hanno fatto entrare. Sono arrivato e ho già trovato la bicicletta sul carrellino. Ragazzi, questo Giappone è veramente efficiente, mi piace. Ma come mai? Boh. Vai dentro, mi hanno detto, vai dentro, vatti a divertire, mi hanno detto, e mia come in Cina. Mi hanno detto, noi siamo meglio della Cina, vai dentro. Stanotte la passiamo qui qualche ora. Facciamo finta di non essere in Giappone per un attimo. E nulla, invece in questo treno sono stato accolto abbastanza bene, devo dire la verità, anzi ho fatto amicizia. Vabbè, all'inizio shock, sempre più la barba. Trovo un ragazzo che proprio non ci poteva credere, mi guardava anche i peli sulle braccia, sulle gambe, non ci credevano. Io c'è sta cosa dei peli in Cina. Ragazzi, se andate in Cina, depilatevi. Io ve lo dico, depilatevi se andate in Cina. Però sicuramente il consiglio migliore che vi posso dare è non andateci in Cina perché è un posto di merda. Poi stamani siamo arrivati a Pechino e Madonna ha fatto le corse, cazzo, me ne fregava niente di Pechino, ti devo dire la verità. Ormai la Cina ci avevo messo una X sopra. Ho fatto una corsa allucinante, ho attraversato tutta la cazzo di Pechino in mezzo a sti scooterini di merda. È stato un rischio alla vita continuo. Sono corso all'aeroporto, madonna, sono arrivato lì, ho smontato la bicicletta, poi ho adattato i cartoni, perché insomma il pacco non è che sia bellissimo, però è funzionale, no? C'era anche la signora delle pulizie, io ho chiesto una mano, gli ho fatto, me lo reggi? E lei me l'ha retto, io giravo intorno con lo scotch, un casino. Prendo il carrello, prendo lo scatolone, vado dentro. Non trovavo, non c'era il cartellone, non c'era il mio volo. Intanto la signora su mi ha detto, tra 20 minuti chiude l'imbarco. Sono andato dentro, madonna, ero tutto disperato, correvo come un matto. Sono arrivato lì e mi hanno detto, tra 2 minuti chiudevano. 2 minuti bastavano, non so, 2 semafori rossi, bastava qualsiasi cosa, 2 minuti non abbiamo nulla. E poi via su, a fare tutti i controlli. Ho svuotato le borse, mi hanno tirato via l'acqua. È stato più facile prendere l'aereo a Pechino che prendere il treno in quella cazzo di città laggiù incolata nel mondo della Cina.
A un certo punto è arrivata, non so anche chi era, l'assistente di volo, che ne so. Mi è venuta a prendere, mi è venuta a cercare, mi ha fatto Osaka? Ha detto sì. Sei messa a correre, io dietro a correre insieme a lei come dei matti così. Mi fa gate 6, gate 6. Allora sono andato a gate 6 e tutti lì che mi aspettavano. Mamma mia, è stata una corsa. Non potevo rischiare di rimanere un giorno a Pechino, non ci volevo stare un giorno a Pechino, va bene? Volevo andare via da quella cazzo di Cina. E così è stato. Mi sono impegnato e ce l'ho fatta. E ora nulla, siamo qui e si passa la notte qui. E poi ragazzi si va a fare un giro a Osaka, eh? Ve l'avevo detto, sono a Osaka. E vai, siamo a Osaka, cazzo. Nel bene e nel male ci siamo arrivati, dai. E ora questo Giappone ce lo godiamo tranquillamente, eh. Piano piano. Non si corre più, lo voglio proprio godere, lo voglio assaporare. Però io faccio tutto il cazzo di giro del Giappone, eh. Io lo voglio vedere tutto. Via, ragazzi. Ci vediamo in Giappone.